Ciao a tutti, benvenuto al nostro piccolo podcast. Sono Ava. Sono Olivia. Siamo felici di essere qui con voi e nel giardino bellissimo in cui stiamo onorando il libro si chiama Il giardino dei Finzi-Contini. Sì, allora oggi parliamo della domanda a cui avevamo parlato recentemente, ma prima una piccola tangente. L'altro giorno Olivia mi ha insegnato una cosa molto interessante, il museo vivente. Olivia, potresti spiegarlo un po'? Non sono sicuro se posso spiegarlo abbastanza bene. Ma certo, brevemente uno spazio attraverso cui si può camminare e vedere il passato. È un tipo di rievocazione storica, ma uno con cui si può interagire. Essenzialmente è l'incarnazione vivente del passato. Ah, come figo, non vedo l'ora di visitarlo. Sì, lo raccomando molto. E penso che mentre studiamo il museo vivente possiamo fare una luce al concetto del giardino e particolarmente nella sua relazione con la storia. Sì, perché oggi chiediamo qual è la relazione fra il giardino e la storia. Mani senza fine. Dovremmo parlare del giardino dei Finzi-Contini creato da Giorgio Bassani. Lui ha immaginato uno spazio bellissimo che è diventato una parte del canone letterario dedicato ai giardini. Il giardino è stato usato nel canone come una fuga, uno spazio separato dall'universo. E un'altra caratteristica del giardino non è solo una dislocazione dalla società, ma anche del tempo. E questa dislocazione temporale combinato con la separazione da società che crea un spazio al di fuori del tempo e dello spazio. Esattamente. Volevamo fare un focus sulla dislocazione temporale perché abbiamo un'opinione per voi. Noi crediamo che questa dislocazione temporale non sia storico, invece diventa più storico come un museo vivente, perché c'è un sito storico e mistico al centro del libro. Bassani può intrecciare e confondere il passato e il presente in esso. Il libro perciò diventa un atto di commemorazione in cui Bassani e di conseguenza il narratore può recuperare il passato incarnato e perduto. Questo è particolarmente importante anche a causa della violenta scomparsa dei Finzi-Contini durante l'Olocausto. Anzi, come il libro dice, i Finzi-Contini deportati tutti in Germania nell'autunno del 43. Chissà se hanno trovato una sepoltura qualsiasi su pagina 13. Quindi la memoria nel libro ha un significato particolare. Per esempio, la carrozza. La carrozza dei Finzi-Contini diventa un punto importante in una conversazione fra due protagonisti, Nicole e Giorgio. Giorgio le dice che la carrozza sembra nuova perché Perotti rinnovarla continuamente. Sulla pagina 88. Nicole combatte questo, arrabbiata che Perotti venera la carrozza come una sacra reliquia. Quindi la carrozza diventa un oggetto del passato incarnato, una reliquia rifiutata da Nicole. È un dialogo interessante tra Nicole e questo atto di memoria che sottolinea il ruolo complicato di rimembranza. Nicole rende il ricordo inautentico perché c'è una persona, Perotti, che mediala continuamente. Per me sono interessato alla scena di Pasqua.
Penso che la scena di Pasqua rappresentano un momento nel libro che esemplificano come Bassani usa la dislocazione temporale. Oh, spiegamelo per favore. Penso di un particolare passaggio. Le scene di Pasqua alla casa di Finzi-Contini a pagina 145. Il passaggio dice: ma era stato soprattutto in materia di politica che il Collegio aveva compiuto meraviglie. Presto, tra pochi mesi, aveva stanziato, sarebbe scoppiata la guerra. Questo passaggio allude a quando i Finzi-Contini con il narratore giocano con un calice che predice il futuro. Con questo evento all'interno i confini del giardino, il futuro e il passato toccano. In altre parole, perché la posizione del giardino come un sito intriso con un mistico e sacro ora, il narratore può sovvertere la linea temporale e parla del futuro in un libro sul passato. Quindi, in questa sovversione, la scena rafforza i tentativi di Bassani di mediare il passato nel presente. Oh, come fico! Ma perché i giardini sono così importanti? Io non lo so. Conoscere l'importanza dei giardini nella cultura e nell'arte italiano, noi parliamo con il professore Cast. Questa discussione fa luce su come il giardino diventa un spazio di dislocazione temporale. Anzi, il professore Cast è uno specialista in arte rinascimentale e nella storia della tradizione classica. I suppose in the garden of the Finzi-Continis, the garden is seen as an escape from everything, or a sort of a sacred place, because they play tennis, they do all the sort of nice things in a garden. And given that role, why would you say gardens have become associated with the sacred or the mythical spaces? There are all sorts of allegories that they could embed in the gardens, Right. statues, even the idea of water, because water has all sorts of mysterious connotations. And say at the Villa d'Este in Tivoli, the garden is on a slope, and they were getting pretty good at hydraulic systems, so they could pump water to the top and then have a whole series of fountains all the way down. I'm not sure how much they talked about the image of time, but of course we do, because we know gardens grow. Mm-hmm. So when you study garden history, which I do a little bit, it's a pretty difficult topic. Would you say there's a certain timelessness to gardens? I think people did recognize that the time scale of a garden would be different from the human time scale. But very often the imagery around the gardens is defined by not being urban. So the pastoral country tradition is different from the urban. Gardens are, in that sense, liminal, because they are natural, but it's fiddled around with nature. It's like, as I always say, senior row here at Bryn Mawr. It's natural, but those trees didn't plant themselves in that line. They were all planted carefully. In the book, there's a carriage that this man named Perotti is basically renovating it, and I find, as a history major, I find that really interesting, the idea between authentic and inauthentic types of historical material or objects, and the way that you were talking about gardens, how there could be almost a parallel between that and gardens, how there's this sense of it always being not timeless, but almost timeless, because it's always being brought into the present. But time is obviously different in a garden.
from a city. Right. You know, just the things you do in a garden are different from what you do in a city. I think the thing that's complicated, if you're thinking about the Giorgio Bassani and that novel, is, I mean, why is the novel called The Garden of the Finzi-Continis? Because it's a special space, right? And I suppose the more you can find out about what Bassani thought about the garden. Is it a 19th century garden or 20th century garden? Because obviously gardens change. The buildings might not. They're fiddled around with in different ways, but the gardens, you really have to keep going with them. Is there a sense of gardens being a space and the organization of that space having certain meanings attached to it? Yeah, I mean, there's always a possibility for allegorizing. So, for example, a lot of the Italian formal gardens, they cut the plants into certain kinds of shapes. So you can have a pheasant, you know. And then later on in England in the 18th century, they said, no, you shouldn't do that. You should have what's called a natural garden, which of course is not natural because it's looked up, but it's meant to look, so you don't cut the hedges. And you can see this on the campus here, that again, Senior Row is a natural garden, but then there are other little gardens, aren't there, which have plants more carefully pruned. So it can be a space in which certain meanings can be like almost grafted onto them. Sure, absolutely, yeah. Because a plant is a plant until you decide what plant it is and what you're going to do with it, and you know, if it cures certain things. I mean, so you could allegorize it in that way, and people do that. I mean, nature is always being allegorized, isn't it? Grazie mille, professore Cast. Lui ha chiarito le connessioni tra il giardino, l'arte e le letterature italiane. Sì, è stato molto utile. Inoltre mi ricorda della lezione sul giardino nella classe. Oh sì, quando noi parliamo dell'importanza dei giardini nella letteratura e cultura classica. Esattamente. I giardini può essere uno spazio che è allegorizzato, quindi i giardini hanno molti simbolismi a seconda del loro contesto. E questo dinamico connettono con il giardino di Finzi-Contini perché Bassani le rende anche un simbolo. Specificamente Bassani rappresenta il giardino di Finzi-Contini come un paradiso giardino. Per esempio quando il narratore è cacciato dal giardino perché i suoi disperati tentativi per farlo amare da Nicole. Lui dice che attraverso l'obbedienza di ricongiungermi a lei e ai luoghi paradisiaci dai quali tuttora mi si escludeva. Quindi è chiaro che Bassani trasse sulla tradizione del giardino come un sito sacro e mistico. E come abbiamo già detto, questa rappresentazione è stata rafforzata e informata dalla dislocazione temporale. L'una rinforza l'altro, perciò il narratore può tornare indietro nel passato. Il narratore può ricordare le voci silenziate dei Finzi-Contini che sono uccisi nell'Olocausto. Oh, il giardino diventa un sito in cui Bassani può recuperare ed interagire con le voci perdute. Bassani e il narratore cercano di incarnare e ricordare un passato silenziato e cancellato dall'Olocausto. Questo è l'incrocio tra il giardino e la storia.
Bassani con questo libro risponde a tali silenzi storici. Grazie a tutti per ascoltare dal nostro podcast. Spero che sia informativo e interessante. Ciao! Senza fine, tu sei un attimo senza fine, non hai ieri, non hai domani, tutto è ormai nelle tue mani, mani grandi, mani senza fine.